Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e potete integrarla con il vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo che cosa aspettarci prima di tutto dal punto di vista astrologico. La luna piena in Capricorno, quindi un po' tutto il periodo vedremo aumentare la razionalità, il senso di disciplina, di ordine, quindi avremo uno stato emotivo più controllato, più stabile. Possiamo sfruttare una visione realistica delle cose, il buonsenso, la concentrazione sull'obiettivo, visto che i sentimenti saranno maggiormente sotto controllo, le azioni possono essere ben calcolate, ben mirate per un periodo di successi, scoperte e grandi imprese. Di contro dobbiamo fare attenzione perché alcune energie possono essere in eccesso, magari la sensazione di solitudine, emotivamente si è un po' più freddi, c'è un pragmatismo eccessivo, indifferenza, egoismo, può aumentare la riservatezza, in realtà può esserci anche una specie di insensibilità, ma solo apparente, perché funziona un po' da meccanismo di difesa. E adesso procediamo proprio con la vostra lettura. La prima carta va a rintracciare un po' il nostro punto di partenza, cioè intorno al 16 giugno. La lepre della luna in pratica indica una fase di rinnovamento e di cambiamento, un po' più votato alla rinascita, alla fertilità creativa, per nuove imprese, per nuove idee e progetti. Con questa energia dobbiamo fare attenzione perché potrebbero esserci degli improvvisi cambi di programma, cioè positivi per andare a cogliere delle opportunità interessanti, ovviamente se stiamo già seguendo un percorso, un programma ben stabilito, allora prepararsi un po' a seguire la corrente, il flusso. Però essendo una carta positiva ci indica una fase creativa, una fase che può portare veramente delle occasioni vantaggiose anche a livello pratico, un po' in tutti gli ambiti e soprattutto di rigenerazione. Andiamo avanti con la seconda carta, quindi abbiamo già un buon punto di partenza che può rappresentare un po' tutto il periodo, però in alcune circostanze dobbiamo fare attenzione perché già notando una forte energia che voi potreste proprio sfruttare in questo periodo per fare ordine, per cercare di concretizzare dei risultati, per iniziare anche nuovi progetti e farli evolvere, farli crescere, questa carta può portare un po' di incertezza e quindi ci aiuta a capire che nel muoverci, nel prendere determinate decisioni, non dobbiamo temere il giudizio altrui, non dobbiamo per forza accettare una situazione per compromessi, per appunto scendere a compromessi, perché se c'è qualcosa che non va, allora magari dobbiamo andare oltre le apparenze e cercare di capire prima di tutto se desideriamo una certa cosa oppure se abbiamo le possibilità necessarie. Poi può anche essere una carta che ci mette in guardia sull'atteggiamento di alcune persone, che è vero può essere ambiguo, può essere strano, però dietro c'è sempre tutto un mondo che noi non conosciamo, quindi prima di andare in conflitto o in contrasto con una persona, cercare anche le possibili motivazioni. Poi troviamo la luna dell'innamorato.
Questa è molto bella, è vero, per le questioni sentimentali, affettive, non solo amore vero e proprio, però anche quei legami, quelle relazioni di amicizia, di famiglia, eccetera. E non solo, in realtà può anche riguardare un periodo, molto più favorevole, molto più fortunato anche per le cose che noi amiamo. Può essere un progetto, un proposito che vogliamo realizzare, può essere anche il lavoro stesso, una passione intesa anche come hobby che ci arricchisce, che ci fa stare bene, e quindi parliamo di amore a 360 gradi. È vero che per i sentimenti, le relazioni in genere si può parlare in un periodo molto più felice, romantico, forse anche una nuova passione, comunque una gioia nelle relazioni che ci può permettere di aprire il cuore, soprattutto a chi ultimamente ha avuto qualche difficoltà, quindi con maggior fiducia nelle relazioni, e anche per aprirsi ad attrarre nuove situazioni. Quindi, come vi dicevo, non solo si tratta di amore, però anche nuove avventure, nuovi propositi e idee da realizzare. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altre indicazioni possiamo trovare di questo vostro periodo, proprio dal 16 al 30 giugno. Troviamo l'immobilità. Non deve spaventare questa carta perché l'immobilità uno pensa subito a qualcosa che è fermo, qualcosa che è bloccato. È vero, e magari è qui che dobbiamo fare attenzione, perché a volte si bloccano o si fermano le cose che o non fanno parte più di noi, del nostro percorso, e allora dobbiamo proprio porre appunto la nostra osservazione, la nostra attenzione, oppure proprio c'è un ostacolo che merita quella determinazione, quella forza per essere superato. Quindi dobbiamo effettivamente capire in che circostanza ci troviamo. A volte invece le cose vanno un po' rallentate e quindi c'è una specie di immobilità apparente, dipende anche da come noi ci muoviamo e da quello che desideriamo, perché magari se vogliamo tutto subito allora può essere un po' difficile. Questa carta ci sta dicendo che semplicemente dobbiamo avere un po' più di pazienza, lasciare che le cose seguano il loro corso, hanno bisogno di maturazione, abbiamo bisogno di continuare a crederci, a impegnarci, e poi vedremo i nostri risultati. Poi troviamo la ricerca della visione. Effettivamente questa carta parla di riflessione su tutto ciò che si vede oppure si sceglie addirittura di ignorare. Parliamo delle nostre paure, di esplorare le nostre zone d'ombra, ci può essere un potenziale inespresso, quindi ci consiglia e ci porta verso un percorso di ricerca, prima di tutto di lasciare andare vecchie abitudini e pensieri che non ci nutrono più, di essere più lucidi, e questo è un momento proprio perfetto per acquisire più razionalità, più chiarezza e lucidità, e magari anche con dei momenti di solitudine, ma si tratta proprio di solitudine proprio per spegnere i rumori intorno a noi, perché forse abbiamo bisogno proprio di concentrarci sui nostri pensieri, su alcune dinamiche che sono un po' più interiori che esterne. L'ultimo messaggio arriva dalla carta del Sole e parla di un'energia pazzesca, non solo dal punto di vista fisico, anche di creazione, di spinta interiore da coltivare, di manifestazione della propria luce. Ci parla di direzione e di potere creativo, e questo ci può permettere di uscire dall'ombra con coraggio, di avere un'espressione attiva, di accogliere gioia e di proprio creare quello spazio proprio per riconoscere i nostri successi, riconoscere quello che stiamo facendo, quello che stiamo portando avanti, e ovviamente
Questa può indicare, come abbiamo visto sin dall'inizio, proprio riuscire ad ottenere dei risultati molto importanti. Per gli altri, quelli che serve un po' più tempo e maggior cura e attenzione e determinazione, ricordatevi che queste carte appunto stanno dicendo di avere un po' più di pazienza, siete nel percorso giusto, quindi di continuare a procedere in questo modo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!